E benvenuti in questo nuovo video. Parole Leoni dopo questo Venezia-Empoli finito 2-0. Come avete visto, abbiamo assistito dal vivo alla partita, è stato bellissimo. Il penso vibrava, era tremolante, era veramente frizzantino per non dire altro, era veramente clima delle grandi occasioni Sì. ed effettivamente poi il risultato ha premiato questo tipo di atmosfera bellissima. Abbiamo incontrato anche diversi di quelli che ci seguono, tra cui magari qualcuno ci seguiva su TikTok. TikTok, quindi vi ringraziamo davvero tantissimo. Poi ci sarà magari occasione fra poco, speriamo dovesse succedere, dovesse realizzarsi il sogno, ecco, ci sa- Andiamo a festeggiare tutti a Venezia, Esatto, in e domenica. insomma, e quindi ci si troverà sicuramente. E adesso, come sentite, la voce è quella che è, perché ieri è stato intensa come giornata. Quindi un po' così, però comunque andiamo comunque a vedere quello che avete scritto nel post partita, andiamo un po' a rivedere appunto quel poco della partita, alla fine diremo due o tre cose di quello, rispetto a quello che avete sottolineato voi, e andiamo a vedere a questo punto situazione classifica, cosa manca, sapete Sì. benissimo, però insomma andiamo un attimo a fare il punto della situazione. Quindi andiamo subito ai commenti, ma prima di iniziare ti ricordiamo che questo video contiene interruzioni pubblicitarie. Se vuoi vederlo senza pubblicità e al contempo sostenerci, puoi abbonarti a solo 1,99 € diventando così un leone del canale. Con l'abbonamento potrai guardare tutti i video già pubblicati, oltre ovviamente ai nuovi video, senza interruzioni pubblicitarie, vedere il video pagelle in esclusiva poche ore dopo la partita, essere protagonista nel video settimanale Parola ai Leoni. In descrizione trovi il link per abbonarti e la playlist con tutti i contenuti senza pubblicità. Diamante c'è scritto, anche nel calcio veneziani gran signori. Vado con Maurizio Scarpa, tanto lo sto abbonato. Ormai siamo ad un passo. Per la prima volta in questo campionato abbiamo il destino solamente nelle nostre mani. Venerdì basterà fare lo stesso risultato di una tra Monza e Frosinone e i giochi sono fatti. Per fortuna si gioca tutti alla stessa ora, quindi niente favoritismi o pressione per nessuno. Io penso già alla partita con il Palermo con questa considerazione. Ormai quarto e quinto posto sono praticamente definitivi, a meno che Monza o Frosinone perdano le ultime due partite e il Palermo le vinca entrambi. Quindi il Palermo arriverà al Penzo senza obiettivo. In questo scenario dovrebbero dare l'intera curva nord a noi tifosi nostrani, come fatto con l'Empoli. Sì. Penso che la trasferta sarebbe vietata ai palermitani, ma non vorrei che riservassero il settore ospiti per 100 palermitani residenti in Veneto. Lo stadio deve essere arancione-verde, sempre comunque ovunque, forza Unione. Chris invece, importante secondo me chiudere il discorso alla Spezia e non all'ultimo col Palermo, troppo rischioso. Sì, come scrive Diamante, effettivamente ha fatto un cenno alla partita, nel senso che proprio, insomma, Eh sì, sì, abbiamo festeggiato il 25 aprile allo stadio, tra l'altro bellissimo, bellissima concomitanza di eventi. vero. E a livello di partita, assolutamente sì, gran signori anche nel calcio, perché stavolta abbiamo avuto l'occasione appunto di vederla dal vivo, e mai come ieri, forse anche a livello di possesso palla, se ci pensiamo, cioè veramente Sì, risultati mastodontici, cioè un divario netto dal punto di vista del gioco stesso. sì, abbiamo visto proprio di persona la prima volta il calcio di Stroppa, che Esatto, effettivamente è proprio sul secondo gol, se lo andate a rivedere, è proprio l'esempio perfetto di come Stroppa vuole che si giochi, quindi della passaggi bellezza del fut veloci, tutto perfetto e tanti giocatori che sono stati coinvolti in quel gol alla fine per assolutamente. arrivare al tiro. Tutti di prima, quasi tutti Sì, di prima. esatto. È veramente la massima espressione della bellezza del gioco di Stroppa. Del Sì. dominio, tra l'altro, che vuole da parte della squadra, del campo, perché era veramente netto. Cioè, ieri abbiamo giocato veramente solo una porta. C'era anche un creator, uno youtuber dell'Empoli che cioè, come dire, ha Ammesso, sottolineato, sì, ha diciamo. ammesso questa cosa qui, nel senso che Sì, è stata una partita, come ha definito lui, una partita allenamento, ma capisco perché veramente si è giocato di fatto una porta, sì. cioè nel primo tempo di là, nel secondo tempo di là. Sì, ma è stato voluto comunque dall'Empoli, cioè, è stata Sì, messa giù sì, sì, così sì, la partita da loro. ma me lo aspettavo totalmente, cioè chi ha visto sì, il pre-partita riservato per gli abbonati, cioè, l'ha visto, nel senso, mi aspettavo questo Sì. di partita, però ogni tanto, insomma, Mh. qualcosina, nel senso, quella è l'indicazione tattica più o meno, però
ci sta che ogni tanto facciano un po' più di possesso, invece è stato veramente un Empoli totalmente schiacciato dietro, aspettarci e provare a ripartire, verticalizzando subito Mh, suspendi. Praticamente sì, questa era l'idea tattica della partita, però vabbè, ognuno combatte con le armi che ha, va esatto. bene così. Quindi a livello di partita non c'è veramente null'altro da dire. Al Penzo ieri siamo riusciti comunque a fare una buona analisi, con tutto, insomma, anche se è durata meno del solito, però comunque la partita è stata quella, nel senso totale dominio Venezia e un Empoli che stava dietro e cercava di non prenderla e Eh sì. ripartire in qualche modo così. Ha avuto per carità delle fasi complicate, poi il possibile rigore ai danni nostri, per presunto fallo di mano di Bugio, cioè non è stata una partita totalmente sempre in discesa, perché comunque bisogna anche metterla dentro, non solo fare possesso. Però comunque poi, insomma, il risultato l'abbiamo legittimato, ecco, Mh. visto il gioco creato. Andiamo a questo punto però, insomma, parlato un po' un minimo della partita, del bel calcio di Strop, andiamo a vedere appunto, a cosa porta il calcio di Strop, nel senso che vediamo la classifica, i punti e i risultati delle altre velocemente e poi andiamo a fare le nostre considerazioni. Monza-Modena è finita 1-0, quindi ha vinto il Monza. Reggiana-Palermo ha pareggiato 1-1. Eh sì. Frosinone-Carrarese ha vinto il Frosinone 3-0. Quindi la classifica. Venezia è a 78, Monza-Frosinone 75, Palermo 69. Eh sì, praticamente dicevamo anche ieri, no? Hanno vinto tutte, tranne il Palermo, che io Mh, comunque fino a ieri la consideravo, perché comunque, metti caso, anche un passo falso di sì, Monza o Frosinone, e loro non sbagliavano, comunque sarebbero state lì. Dopo sì, ieri, ovviamente, mancano 2 partite, vanno sì. tirati fuori da questi discorsi di promozione diretta. No, sì, Eh, anche per loro ormai ha più senso pensare ai playoff perché così Sì, no, ma almeno è quasi impossibile, come ha detto Mauretto, ha fatto il calcolo, sì, no? Cioè dovrebbero perdere sia Monza che esatto. Frosinone tutte le prossime 2 e loro vincere tutte le prossime 2, è un po' Impossibile. irrealistico, ecco. Eh, Visto anche la tendenza, semplicemente il trend, che insomma è questo, cioè ci ha fatto capire che questo è, nel senso che non mollano, cioè dobbiamo veramente vincerle tutte anche noi, figurati insomma chi infatti. sta dietro, no? Quindi dovrà vedersela ai playoff il Palermo a questo punto. Archiviato sto discorso, adesso cioè, ci sono da fare i discorsi in avanti per la prossima settimana, ma in realtà comunque già venerdì, sarà venerdì 1° maggio, Eh sì, alle tra 3 l'altro. Esatto, di pomeriggio. esatto, e di fatto cioè, non c'è neanche tanto da calcolare, l'altra volta era stato un po' più complicati, no, complicati, i calcoli non abbiamo dovuto, se, stavolta è se vinciamo contro Esatto. lo Spezia è fatta, finisce lì, siamo in Serie A e boh, e non c'è nient'altro da calcolare. Ma semplicemente perché, ribadisco, penso lo sappiate tutti a questo punto, chi ha visto il video Mh, sicuro, abbiamo gli scontri diretti a favore. sì. Quindi sia rispetto al Monza che al Frosinone. Di Eh sì, conseguenza arrivassero anche pari punti a fine campionato, saremo comunque sopra noi. In ogni caso comunque, anche andasse male a Spezia, spero di no mh, assolutamente, dobbiamo comunque fare 3 punti nel giro di Spezia e Palermo. Questo è il calcolo da fare in questo esatto. momento qui. Cioè Potremmo l'unico modo è comunque vincere o a Spezia o a Palermo. Cioè, esattamente, esattamente. comunque vincere bisogna vincere. Poi qualcuno potrebbe venire lì e dire possiamo fare altri calcoli perché in teoria, come dice anche l'ha citato Mauretto, Mh-mh. se il Monza pareggia, se il Frosinone pareggia, sì è vero, a noi in teoria basterebbe lì un pareggio, però onestamente è totalmente inutile in questo momento Mh, fare discorsi simili. sì. Vedremo al momento se servirà a farli, ma onestamente penso che anche da come mi comunica Stroppa, ecco, queste Mh, cose qui non gli interessa molto, cioè la sì, squadra va, come abbiamo visto anche ieri, va in campo per vincere, va in campo per esatto, vincere, per dominare la partita e quindi esatto. vincere dominando sostanzialmente, quindi non va lì a fare grandi calcoli Esatto. così, magari li può fare gli ultimi minuti in base a come si è messa la Eh partita, no, infatti proprio perché, ma giocheremo tutti in contemporanea, quindi non sai neanche il risultato delle altre infatti. squadre prima, quindi, comunque devi scendere in campo con la mentalità da vincente e vincerla. Sì, 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 punto, sono d'accordissimo. Abbiamo sempre alla fine, fino qua, fatto affidamento su noi stessi, perché merito anche delle altre, soprattutto, soprattutto Monza Frosinone, ma comunque anche il Palermo, a parte ieri. Eh sì,
abbiamo dovuto far sempre affidamento su noi stessi perché gli altri non mollavano, non mollavano di un Mh, centimetro, abbiamo dovuto sempre vincere e nonostante appunto un campionato devastante anche a livello non solo di gioco ma di punti proprio. mh. Non abbiamo mai potuto mollare, abbiamo dovuto sempre vincere e alla penultima giornata siamo ancora lì alla fine, no? Ci mancano ancora dei punti per essere aritmeticamente a posto, nonostante è un campionato fatto da Dio, cosa devi dirgli? Mh. Cioè 2, 3, 4 mini inciampi, ma per il resto grandi risultati. Eppure siamo ancora qui a fine aprile praticamente Sì, cioè a al contare i punti, no? esatto, siamo primi dal 31 gennaio che siamo rimasti là alla fine. Quindi comunque noi l'abbiamo fatto, il nostro, stando lì prima, senza lasciare mai il primo posto. Eh sì, Quindi quello è un buon segno. Però ormai siamo lì, facciamo 30, facciamo 31 come ha detto Stroppo, facciamo 78, siamo a 78, arriviamo a al 81, punto al esatto, 81, esatto. esatto. E quindi dobbiamo andare a vincere la prossima. Questo è un po' il calcolo che bisogna fare. Vinciamola, vinciamola e boh. Però comunque, detto questo, andiamo comunque a vedere le partite prossime delle avversarie per la promozione diretta. Andiamo a fare due, tre, Calcoli, sì, cioè cosa ci analisi di aspetta. situazione, Sì, ecco, anche delle squadre che si troveranno di fronte, anche compreso lo Spezia, appunto, sarà appunto Spezia Venezia in trasferta, ultima trasferta. È uno Spezia ultimo, che tra l'altro è a -1 dal Pescara, quarto ultimo, quindi non sì, viene da ultimo ma rassegnato al suo destino. È un ultimo che si gioca tanto, cioè che almeno cioè, è un punto dalla zona eh sì. play-out, nel senso che È si come gioca la vita esatto, praticamente, no? come su tutto aperto, la stessa cosa verso il basso. Le ultime si giocano ancora tutto quanto. Esatto. Sì, è valido un discorso valido un po' per tutta la B, nel senso che Infatti, qualcuna non è che ha l'impellenza magari di salvarsi, però magari può provare, come ad esempio il Mantova, e a -3 che si troverà di fronte al Monza, sarà Mantova-Monza, e a -3 in questo momento dall'ottavo posto valido per i playoff, quindi di fatto ha 2 giornate, è salvo, ha 2 giornate mh, per provarci, perché no? Cioè, nel senso, tutte si giocano qualcosina, compresa la Juve Stabia, ci sarà Juve Stabia Frosinone, che può consolidare il settimo posto, quindi certificare l'accesso ai playoff, e addirittura però scavalcare il Modena comunque. E quindi, insomma, sì. la B è così, È una insomma, grande lotta di tutti quanti. lotta Qualcuno deve continua. cercare playoff, qualcuno deve raggiungere in qualche modo la salvezza oppure i playout. E quindi comunque, cioè, non è una passeggiata per nessuno in ogni Esatto, caso. compreso per noi, compreso per Esatto. noi, soprattutto In primis, sì, siamo praticamente tutte in trasferta a questo punto, sì, quindi tutte trasferte comunque impegnative, sia per noi che per il Monza che per il Frosinone, però noi abbiamo il grossissimo vantaggio appunto che ci basta pensare a noi e sì. vincere, poi niente in realtà, non vado ad aggiungere altro, questo è un po' l'analisi della situazione anche delle partite delle nostre rivali, insomma, però comunque, come dicevo, pensiamo a noi, come dice anche Stroppa, perché alla fine è quello l'unico calcolo da fare in questo momento. Sì. Vi ringraziamo tantissimo per aver visto il video fino a qui, vi invitiamo a vedere le pagelle se ve le siete perse, dove abbiamo potuto un po' analizzare anche meglio la partita un po' di più, però concentrandoci ovviamente sui singoli e Mh. basta, insomma, vi invitiamo a lasciare like, iscrivervi, lasciare hype se volete aiutarci a far crescere il canale, di abbonarvi appunto così potete avere tutti questi contenuti a vostra disposizione, il pre-partita fondamentale Sì, perché appunto così avete insomma delle analisi anche tattiche esatto. nel Sapete già pre. come andrà la partita, Eh sì, perché ci provo, ci provo, però comunque insomma spesso ci azzecco. Insomma questo, vi ringraziamo tantissimo e sempre Forza è Venezia. sempre Forza Unione.